Ciao a tutti da Katia. Allora, il progetto che andiamo a realizzare oggi lo faremo con questo filato, almeno io lo farò con questo filato che è un gomitolo da 100 grammi ed è 260 metri, è della Tre Sfere ed è del numero 5. Io lavorerò questo filato con l'uncinetto del 2,5, però ho avviato le catenelle con l'uncinetto del numero 3, quindi tolgo l'uncinetto del numero 3 e lavoro col 2,5. Ok, allora questa lavorazione è un multiplo di 11 catenelle, quindi io sto facendo una taglia 44-46. Per chi vuole una taglia più grande basta aggiungere 11 catenelle, quindi per chi vuole una 46, una 48, dipende anche che filato poi usate e anche l'uncinetto. Io sto usando questo e non è un filato, non è diciamo non è molto grosso, ecco, quindi si può lavorare con l'uncinetto del 2 o del 2,5. In questo caso, ripeto, io lavorerò con l'uncinetto del 2,5. Ok, allora io ho avviato 165 catenelle per la mia misura. Allora, come primo giro, dopo fatte le catenelle, faccio una catenella, avvicino un attimino, una catenella, quindi vado nella stessa maglia, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, salto una catenella di base, vado nella maglia seguente, faccio una maglia bassissima, così, 2 catenelle, salto una maglia, vado nella maglia seguente, maglia bassissima, 2 catenelle, salto una maglia seguente, una maglia bassissima, quindi vado a fare tutto il giro in questa maniera, 2 catenelle, salto una maglia di base e nella maglia seguente faccio una maglia bassissima, ok, tutto il giro in questa maniera. Ok, finito il giro, io ho già chiuso con una maglia bassissima nella prima catenella iniziale, la prima catenella che è una maglia bassa. Adesso entriamo nell'archetto, qui nell'archetto delle 2 catenelle facciamo 1, 2, 3 catenelle che sono la prima maglia alta, più una, entro di nuovo dentro l'archetto e faccio ancora una maglia alta, 2 catenelle. Adesso salto un archetto, vado nel prossimo e vado a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta, quindi rientro nello stesso archetto. Quindi facciamo delle V, ecco, chiamiamole così. Quindi facciamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, 2 catenelle di separazione. Quindi saltiamo un archetto, andiamo nel prossimo archetto e ripetiamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, allora fatto il giro ho chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso con una maglia bassissima entro qui dentro la catenella di separazione e faccio 1, 2, 3 catenelle. Adesso vado a fare altre 2 maglie alte chiuse a metà, quindi facciamo in tutto 3 maglie alte chiuse insieme nel primo, qui nel primo punto. Facciamo 1, 2, 3 e una maglia bassa qui nelle 2 catenelle di separazione. Facciamo una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle. Andiamo nel prossimo motivo a V, entriamo e facciamo 3 maglie alte chiuse insieme, così, 3 catenelle. Quindi vado qui nell'archetto delle 2 catenelle, faccio una maglia bassa, ancora 3 catenelle, entro qui
dove abbiamo fatto una maglia alta, una catenella, una maglia alta, entro e faccio 3 maglie alte chiuse insieme, così, e chiudo. 3 catenelle, maglia bassa nelle 2 catenelle di separazione e così via. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, sono alla fine del giro, quindi ho chiuso nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso facciamo 3 catenelle, le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta più una catenella. Filo sull'uncinetto e rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta. Quindi abbiamo fatto una maglia alta, una catenella di separazione, una maglia alta, 2 catenelle. Vado sul prossimo gruppo delle 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare ancora una maglia alta, una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta, così, 2 catenelle. Vado qui sul gruppo delle 3 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta, una catenella e una maglia alta, così, 2 catenelle di separazione. Andiamo qui sul gruppo delle 3 maglie alte, una maglia alta, una catenella e una maglia alta, così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Ok, ho chiuso, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho chiuso con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qui, quindi dobbiamo ripetere questo giro. Allora, entriamo con una maglia bassissima qui all'interno della catenella di separazione e facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Quindi rientro nello stesso archetto e faccio una maglia alta chiusa a metà, rientro e faccio ancora una maglia alta chiusa a metà e adesso chiudo tutte le maglie, 3 catenelle e nell'archetto delle 2 catenelle facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, ripetiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, così, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto delle 2 catenelle di separazione, 3 catenelle e rifacciamo le 3 maglie alte chiuse insieme, così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Ok, sono arrivata alla fine del giro, quindi vado a chiudere qui nella terza catenella in alto, così. Adesso facciamo 1, 2, 3, 3 catenelle sono la prima maglia alta e una catenella di separazione. Quindi rientriamo nella stessa maglia di base e facciamo ancora una maglia alta, così. Adesso facciamo 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Andiamo nella prossima maglia, nel gruppetto delle 3 maglie alte chiuse insieme e facciamo ancora una maglia alta, una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta, così, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ripeto nel gruppetto delle 3 maglie alte chiuse insieme. Allora, così e così faccio 1, una maglia alta, una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione e ripeto ancora una maglia alta, una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta,
Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Ricordatevi che questa volta le catenelle di separazione sono 3 e non 2, 3 catenelle di separazione, ok? Fino a completare il giro. Eccomi qua, finito il giro faccio le 3 catenelle e vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Avvicino un attimino. Adesso con l'uncinetto, con una maglia bassissima, entro qui dentro la catenella di separazione, faccio 3 catenelle, rientro e faccio una maglia alta. Adesso nelle 3 catenelle di separazione dobbiamo entrare dentro la catenella, in ogni catenella, e fare una maglia alta, quindi in tutto sono 3 maglie alte, così. Entriamo qui nell'archetto di una catenella e facciamo 2 maglie alte. Ripetiamo nelle 3 catenelle 3 maglie alte. Archetto di una catenella, 2 maglie alte, così. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, sono arrivata alla fine del giro, quindi vado a chiudere nella terza catenella iniziale, così, con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo ripetere il giro, quindi dobbiamo fare lo stesso giro, facciamo 3 catenelle e lavoriamo una maglia alta in ogni maglia alta, quindi facciamo lo stesso giro, in ogni maglia alta lavoriamo una maglia alta. Ok? Così. Quindi andiamo avanti fino alla fine del giro. Ok, eccomi qua, ho finito il giro e ho chiuso nella terza catenella iniziale. Adesso dobbiamo ripetere questi giri, quindi da qui a qui dobbiamo fare questi giri e poi dobbiamo ripetere tutto questo. Quindi adesso facciamo 3 catenelle e una catenella di separazione, quindi rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta, 2 catenelle, salto 3 maglie, nella quarta vado a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta, 2 catenelle, salto 3 maglie, nella quarta maglia faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi adesso dobbiamo ripetere tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, ok? Quindi partiamo da qui, 1 2 3 4 e 5. Vabbè, man mano che andiamo avanti poi diciamo andiamo avanti insieme, ecco, va bene? Allora ripetete questo giro e poi andiamo avanti. Ok, arrivata alla fine del giro, quindi faccio le mie 2 catenelle e vado a chiudere nella terza catenella iniziale qui e faccio una maglia bassissima. Adesso, come ho detto prima, dobbiamo ripetere, scusate, dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qui in questo pezzo. Quindi adesso dobbiamo ripetere dentro dentro il primo archetto le 3 maglie alte chiuse insieme, poi dobbiamo fare 3 catenelle e una maglia bassa nelle 2 catenelle di separazione, quindi facciamo 3 catenelle,
per iniziare con una maglia alta, quindi rientro. Io veramente qui non sono dentro l'archetto, allora entro con una maglia bassissima, così, ecco, adesso sì. Allora 3 catenelle, poi rientro e faccio altre 2 maglie alte chiuse insieme e chiudo. 3 catenelle, qui nell'archetto delle 2 catenelle faccio una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto, in questo archetto, e faccio le 3 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, nell'archetto delle 2 catenelle maglia bassa, 3 catenelle, e ripetiamo le maglie chiuse, le 3 maglie chiuse insieme. Ok, quindi non c'è bisogno adesso che andiamo avanti insieme, ripeto, dovete ripetere questo pezzo, quindi il primo l'abbiamo fatto, il secondo lo stiamo facendo, poi dobbiamo ripetere di nuovo il terzo giro, quarto e quinto, quindi dobbiamo, in tutto sono 1 2 3 4 5, e poi dobbiamo fare di nuovo 2 giri di maglie alte. Quindi poi dobbiamo fare 2 maglie alte all'interno di una della catenella di separazione, e nelle 3 catenelle qui di separazione, all'interno delle catenelle dobbiamo fare 3 maglie alte. Ok, quindi ripetete di nuovo tutto questo giro, va bene? Ci ritroviamo quando abbiamo completato tutti i giri. A dopo. Eccomi qua. Allora, io ho finito i miei giri e vi faccio vedere anche come si presenta il lavoro. Ecco, quindi ho ripetuto 2 volte gli stessi giri, e questa è una parte dello sprone. Ok, adesso iniziamo il punto per quanto riguarda il vestito o la maglia, dipende poi come la volete fare, se volete vi volete fermare prima per fare una maglia, oppure volete andare avanti e fare il vestito. Allora, dicevo, ho chiuso qui nella terza catenella, faccio una catenella adesso, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 maglie e nella terza faccio una maglia bassa. Adesso 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto 4 maglie, 1 2 3 4, e nella quinta faccio una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 maglie e nella terza faccio una maglia bassa, ancora 1 2 3, 3 catenelle, salto 2 maglie, vado nella terza e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto 4 maglie e nella quinta faccio una maglia bassa. Scusate un attimo, sistemo il filo. Allora, 3 catenelle, dopo le 5 catenelle una maglia bassa, rifacciamo 1 2 3 catenelle, salto 2 maglie, nella terza maglia bassa, ancora 1 2 3 catenelle, salto 2 maglie e nella terza maglia bassa, quindi dobbiamo fare 2 volte 3 catenelle una maglia bassa, ancora 3 catenelle una maglia bassa, ed è per una volta 1 2 3 4 5, e una volta 5 catenelle, saltiamo 1 2 3 4, nella quinta facciamo una maglia bassa. Ok, allora dobbiamo andare avanti così per tutto il giro, 2 volte 3 catenelle una maglia bassa, 3 catenelle una maglia bassa, poi 5 catenelle, saltiamo 4 maglie e nella quinta facciamo una maglia bassa. Eccomi qua. Allora, finito il giro, finisco con 3 catenelle e mi aggancio qui dove ho fatto la catenella. Adesso entro dentro le 3 catenelle con una maglia bassissima, 2 catenelle,
2 catenelle sono la prima maglia bassa, quindi entriamo nelle 3 catenelle, facciamo ancora 2 maglie basse. Adesso nell'archetto delle 5 catenelle facciamo 9 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passiamo nell'archetto delle 3 catenelle, facciamo 3 maglie basse, 2, 3. Passiamo nel prossimo archetto di 3 catenelle, ancora 3 maglie basse, 2, 3. Passiamo nell'archetto delle 5 catenelle, 9 maglie basse, 5, 6, 7, 8 e 9. Ecco, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Nelle 3 catenelle facciamo 3 maglie basse, nelle 5 catenelle facciamo 9 maglie basse, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, arrivata alla fine, facciamo una maglia bassissima qui nella prima catenella iniziale, quando abbiamo fatto la prima maglia bassa. Quindi siamo qui, siamo al centro dei due archetti delle 3 maglie basse, ok? Quindi iniziamo, facciamo una catenella, rientro dentro la maglia e vado a fare una maglia bassa, una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto. Adesso dobbiamo fare delle maglie alte doppie sulle 9 maglie basse, quindi andiamo sulla prima e facciamo una maglia alta doppia, una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, vado nella seconda maglia e faccio una maglia alta doppia, una catenella, ancora maglia alta doppia, catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, quindi facciamo tutte le 9 maglie basse. Dobbiamo lavorare le 9 maglie basse con una maglia alta doppia separata da una catenella. Così. Allora. Siamo 2, 4, 6, 8, devo fare l'ultima maglia alta doppia, una catenella. Adesso andiamo qui dove ci sono i 2 archetti con le 3 maglie basse, andiamo qui al centro e facciamo una maglia bassa, una catenella, saltiamo nell'archetto delle 5 maglie delle 9 maglie basse, quindi andiamo sulla prima e iniziamo a fare ancora le maglie alte doppie separate da una catenella. Così. È scappato. Allora, una catenella, maglia alta doppia, una catenella e faccio l'ultima maglia alta doppia. Vediamo. 2, 4, 6, 8, 9. Ecco, adesso una catenella di separazione e andiamo al centro
dei 2 archetti delle 3 maglie basse, qui, così, ok? Quindi facciamo tutto il giro in questa maniera. A dopo. Allora, sono arrivata alla fine del giro, ho fatto la mia catenella e vado a chiudere qui, dove ho iniziato con la maglia bassa, qui. Faccio una catenella ed entro qui nel primo archetto e faccio una maglia bassa. Adesso in ogni spazio che abbiamo fatto di una catenella lavoriamo 2 maglie basse in ogni archetto di una catenella, così. E qui dove noi dove finiscono le doppie maglie, le maglie doppie, qui dobbiamo fare una maglia bassa qui e una qui, così, ecco. Oh, scusate, ho sbagliato io, devo fare 2 maglie basse all'interno dell'archetto di una catenella. Ok, 1, 2, 1, 2. Ecco, dicevo, qui abbiamo la maglia bassa, quindi prima della maglia bassa facciamo una maglia bassa, saltiamo questa, andiamo qui e facciamo una maglia bassa e poi ricominciamo qui nelle maglie alte doppie. In ogni archetto di una catenella lavoriamo 2 maglie basse, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Ok, eccomi arrivata alla fine del giro, quindi faccio una maglia bassa qui e vado a fare una maglia bassissima nella prima catenella iniziale, così. Adesso con delle maglie bassissime arriviamo su qui dove abbiamo la terza maglia alta doppia, quindi camminiamo con delle maglie bassissime, così, e siamo qui sulla terza maglia alta. Facciamo una catenella, al rientro faccio una maglia bassa, 3 catenelle e adesso vado qui, salto una maglia, questa, e vado nella terza e faccio una maglia bassa, 3 catenelle e adesso vado e faccio una maglia bassa qui, diciamo devo lasciare 3 maglie alte doppie, così. Adesso faccio 1 2 3 4 5 6 7 catenelle e vado a fare una maglia bassa qui sulla terza maglia alta doppia, 3 catenelle, salto una maglia alta doppia e vado qui nella maglia seguente e faccio una maglia bassa, 1 2 3, quindi salto ancora una maglia alta doppia e vado qui, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, andiamo qui sulla terza maglia alta doppia, maglia bassa, 1 2 3, salto una maglia, vado nella maglia seguente, faccio una maglia bassa, 1 2 3, salto ancora una maglia, vado nella maglia seguente e faccio una maglia bassa e poi ancora 7 catenelle e una maglia bassa qui sulla terza maglia alta doppia, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua,
Allora faccio le mie 7 catenelle e vado a chiudere dove abbiamo iniziato, qui dove abbiamo la maglia bassa. Adesso con una maglia bassissima entro all'interno delle 3 catenelle. Adesso dobbiamo rifare quello che abbiamo fatto prima, quindi negli archetti delle 3 catenelle dobbiamo fare 3 maglie basse nel primo archetto e nel secondo archetto, e poi qui nelle 7 catenelle dobbiamo fare 9 maglie basse. Quindi ripetiamo di nuovo quello che abbiamo fatto, ok? Quindi adesso ho fatto la maglia bassissima, una catenella, rientro e faccio una maglia bassa, 2, 3, vado nel prossimo archetto e faccio 3 maglie basse, vado nell'archetto delle 7 catenelle e faccio 9 maglie basse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi passo qui nell'archetto delle 3 catenelle e continuo a fare le maglie basse, 3 maglie basse, prossimo archetto 3 maglie basse, ok? Quindi dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto fino adesso. Dobbiamo fare le 9 maglie basse, poi dobbiamo fare le 9 maglie alte doppie e poi andiamo avanti insieme. Allora, eccomi qua, ho finito il giro, quindi adesso vado a chiudere nella prima maglia bassa, nella prima catenella iniziale, con una maglia bassissima, così. Adesso con delle maglie bassissime arriviamo qui al centro, quindi facciamo maglie bassissime e arriviamo proprio qui, ok? E faccio una catenella, entro nella stessa maglia, faccio una maglia bassa, una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto. Adesso ripetiamo questo, quello che abbiamo fatto prima, quindi facciamo una maglia alta doppia e una catenella in ogni maglia bassa. Dobbiamo ripetere di nuovo questo, quindi facciamo, ho fatto già una catenella, vado nella prima maglia bassa e faccio una maglia alta doppia, una catenella, maglia seguente, maglia alta doppia, una catenella, maglia seguente, maglia alta doppia, una catenella, maglia seguente, maglia alta doppia, una catenella. Quindi dobbiamo fare 9 maglie alte doppie. Quindi ripetiamo adesso non sto più qui a farvi vedere come i giri, perché dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto fino ad arrivare al sottobraccio, in modo da poter chiudere, per chiudere e formare le braccia, ecco, 2, 4, 6, 7, 8 e 9. Qui una catenella e vado qui al centro delle maglie basse, quindi qui abbiamo fatto 3 maglie basse, nell'altro archetto abbiamo fatto altre 3 maglie basse, quindi io vado qui al centro come abbiamo fatto qui. Adesso una catenella e ripeto le 9 maglie alte doppie, ok? Allora ripeto, dobbiamo ripetere questi punti fino ad arrivare, scusate un attimo, vediamo se riesco a farvelo vedere com'è bene, qui, quindi dobbiamo ripetere questi giri in modo da dobbiamo arrivare fino a chiudere per formare qui.
l'apertura per il braccio, quindi dobbiamo ancora andare giù. Vediamo a che punto siamo, e siamo ancora a 15 e mezzo. Ok, quindi dobbiamo arrivare circa 19-20 centimetri, perché penso che sia la misura è quella all'incirca. Comunque, prima di chiudere per formare l'apertura delle braccia, provatelo, ok? Lo provate e vedete se va bene, per non deve essere troppo stretto. Se va bene, poi si arriva fino a sotto il braccio, sotto l'ascella, ok? Quindi io vado avanti e poi ci ritroviamo quando dobbiamo chiudere le due parti per le braccia. Ok, a dopo. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata alla mia misura per quanto riguarda lo sprone e ho fatto 1, 2, 3, 4 motivi in tutto ho fatto, ok? Sto prendendo anche le misure per chiudere e formare lo spazio per le braccia. Allora, io prendo un motivo e lo piego così in due, ok? Quindi faccio, ne prendo un altro da tutte e due le parti e le metto uno sull'altro, così. Quindi la mia misura arriva qua e metto un marcapunti qua, ok? E la stessa cosa faccio dall'altra parte, quindi prendo i motivi e li metto tutti per bene uno sull'altro, in modo da prendere bene la misura qua. Quindi anche questo l'ho piegato così a metà, ho fatto 1 e 2 e quindi un altro va qui, qua. Ok, quindi questa è la misura, per voi prendete la vostra misura, ok? Allora, qui ho il filo dove sto continuando a lavorare, quindi io ho finito il mio giro e ho fatto le maglie alte doppie. Adesso devo fare il giro delle maglie basse e quindi faccio qua, quindi vado avanti e faccio le mie maglie basse, che sono 2, 2, arrivo alle maglie, quando finisco le maglie qua basse vi faccio vedere, ne sono 1, 2, 1, 2, adesso qui dobbiamo fare una maglia bassa e quindi cosa faccio? Vado qui dall'altra parte, entro qui e chiudo con una maglia bassa, quindi ho preso tutti e due i lati, ok? Qui poi per le maniche lo faccio dopo, quindi vado avanti a lavorare per quanto riguarda qui l'apertura del corpo e arrivo fino all'altro marcapunti. Allora, eccomi qua, sono arrivata qui al marcapunti, quindi adesso devo unire l'altra parte. Allora, quindi sono qui dove c'è la maglia bassa, entro nella maglia bassa così e vado, allora prendo bene la misura così così e qui c'è l'altra, dall'altra parte c'è la maglia bassa, quindi entro e faccio una maglia bassa. Allora vado bene qua, 1 e 2, entro così e faccio una maglia bassa, ok? Giro e continuo la mia lavorazione qui. Ripeto, le maniche al momento le lascio stare perché poi qui faccio un'altra lavorazione, ok?
Quindi andiamo avanti così fino alla fine. In pratica adesso possiamo lavorare sempre a giro, sempre ripetendo lo stesso motivo, ok? Tanto il punto oramai lo sapete, quindi si lavora sempre a giro fino ad arrivare all'altezza che volete. Quindi potete fare un vestito, potete andare avanti e fare un vestito, oppure vi fermate prima e fate una maglia, una maglietta, ok? Quindi io adesso vado avanti per un po' di giri e poi vi faccio vedere come viene il lavoro qui. Adesso che noi qui abbiamo chiuso dove da questa tutte e due parti, no? Quindi adesso dobbiamo lavorare sempre a giro, sempre e ripetere sempre lo stesso motivo. Va bene? Quindi andiamo avanti e poi torniamo insieme per fare anche le maniche. Eccomi qua. Allora, io sono andata avanti a lavorare il vestito, quindi ho deciso poi di fare un vestito e non una maglia. Sono andata avanti e ancora andrò avanti, però nel frattempo che ho raggiunto una certa altezza, volevo farvi vedere anche che ho fatto anche la manica. La manica è a scelta, quindi potete scegliere di non allungare le maniche oppure lasciarle così. Anche così è carina, voglio dire, non fate un bordino, un qualcosa con, vedete voi. Qui adesso noi riprendiamo, per chi vuole fare la manica, adesso vi faccio vedere come lavorare la manica, ok? Allora io già il mio filo l'ho già messo. Allora qui, dato che noi quando abbiamo unito per formare con la maglia bassa per formare lo spazio per le braccia, vi avevo detto qui lo lascio che poi devo continuare con la lavorazione. Quindi adesso cosa facciamo? Dopo che noi abbiamo fatto le maglie alte doppie, facciamo sempre il nostro motivo, si continua il motivo facendo le maglie basse. Quindi faccio una maglia bassa e 2 maglie basse in ogni archetto di una catenella, ok? Quindi continuate, cioè fate questa lavorazione come l'abbiamo fatta qui nel vestito. Quindi facciamo tutto il giro di maglie basse in ogni catenella di separazione e poi andiamo avanti. Eccomi qua, quindi fatto tutto il giro a maglie basse, adesso con delle maglie bassissime arriviamo sulla terza maglia alta doppia. Allora, scusatemi, io ho dimenticato di dirvi dove ho agganciato il mio filo. Io ho agganciato il mio filo qui sotto il braccio, sotto l'ascella, dove noi abbiamo unito la maglia bassa con maglia bassa per chiudere qua e fare lo spazio per il braccio. Quindi da sotto dovete agganciare il filo. Quindi fatto tutto il giro a maglie basse, vado sulla terza qui dove c'è la terza maglia alta doppia, 1 2 3, quindi faccio 1 2 3 catenelle che sono la prima maglia alta e una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e rientro nella stessa maglia e faccio la V. In pratica noi adesso facciamo lo stesso punto che abbiamo fatto qui nello sprone, ripetiamo questo, solo questo, il primo e il secondo giro, così. Allora facciamo 2 catenelle di separazione, salto una maglia, vado qui nella maglia successiva e faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Allora io vi faccio vedere questo giro è il prossimo e poi andate avanti da sole perché tanto il punto lo sapete come si fa, ve l'ho fatto vedere. Allora 1 2 e vado qui, salto una maglia, vado nella prossima e faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Adesso per arrivare qui sulla terza maglia alta doppia faccio 5 catenelle, 1 2 3
4 5. Vado qui sulla terza maglia alta doppia e faccio una maglia alta, una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto una maglia, vado nella maglia seguente, maglia alta, catenella, rientro nella stessa maglia, maglia alta, 2 catenelle, salto una maglia, vado nella maglia seguente, maglia alta, catenella e maglia alta. Quindi lasciamo 3 andiamo sulla terza maglia alta qui all'inizio e sulla terza alla fine, ok? Quindi poi adesso facciamo le 5, 1 2 3 4 5, scusate mi si è girato il filo, 5, e andiamo qui sulla terza maglia alta doppia, facciamo maglia alta, catenella e maglia alta, ok? Quindi andiamo avanti per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, finito il giro, faccio le mie 5 catenelle per agganciarmi qui alla terza catenella iniziale, ok? Ok. Adesso, no, questa non è la terza, scusate. Ok. Entro dentro la catenella di separazione con una maglia bassissima, entro qui dentro, faccio 3 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio 2 maglie alte chiuse a metà, così, e poi chiudo. Quindi ripeto, stiamo facendo la stessa lavorazione che abbiamo fatto qua, questa, 2 catenelle di separazione e una maglia bassa qui all'interno delle 2 catenelle, 2 catenelle e 3 maglie alte chiuse insieme, quindi facciamo le 3 maglie alte chiuse a metà e poi chiudiamo tutto insieme, ok? Ripeto, è a vostra scelta, a chi piace allungare la manica oppure lasciarla senza, diciamo, solo con il punto che abbiamo fatto qui del vestito, va bene? Io vi ho fatto vedere le due, diciamo, le due versioni, con la manica allungata oppure senza, poi decidete. 2 e 3. Allora, scusate, io mi sono distratta. Allora, vi volevo far vedere dove abbiamo fatto le 5 catenelle qui. Quindi io faccio qui le mie 3 maglie chiuse insieme, faccio le mie 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa qui al centro delle 5 catenelle, poi 2 catenelle e continuo la lavorazione, va bene? Allora, solo qui adesso nel primo giro abbiamo fatto le 5 catenelle, da adesso in poi invece no, le catenelle di separazione saranno sempre 2, ok? Quindi andiamo avanti, poi per quanto decidete voi, quanto la volete lunga la manica, se la volete lunga 3/4, non farla completamente, decidete voi, ok? Ok, allora il tutorial è finito perché abbiamo fatto tutto. Quindi dov'è? Allora, questa è la manica fatta, finita, a chi piace, ok? Questa è la manica, a me sinceramente piace così, oppure potete decidere di lasciarla senza, così, senza lavorare e lasciarla direttamente in questa maniera, fare un bordino, ho fatto un bordino, oppure lasciate solo quando fate qui le maglie basse, potete tranquillamente anche lasciarla così o fare dei picciolini, vedete voi, ok?
Allora, io vi saluto e vi ringrazio per avermi seguita, spero tanto che anche voi possiate realizzare questo progetto. Se lo fate, fatemelo sapere, se avete qualche problema, qualche dubbio, se non mi sono spiegata bene, non lo so. Comunque mi trovate nel mio gruppo Facebook Creare Insieme e insieme a me c'è anche la mia amica Alessandra Di Bartolomeo. Se volete potete anche mandarmi delle foto, a me fa tantissimo piacere ricevere le vostre foto con i vostri lavori. Ok? Intanto vi ringrazio, vi mando un bacio a tutti e auguro a tutti buon proseguimento e buon lavoro. Ciao!